Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, buongiorno qui dalla radio. È venerdì 19 aprile del 2024, un editoriale post sconfitta e post eliminazione del Milan dall'Europa League. No, non mi perdo in troppi preamboli. Vi devo, uno, ringraziare per tutti quelli che eravate ieri, oltre i 4.000 che siamo stati nel post, quindi grazie a tutti quelli che hanno messo like, che si sono iscritti. Vi ve lo devo sempre richiedere, ma perché davvero ci fa andare avanti. Mettete like e iscrivetevi a questo canale se insomma apprezzate un minimo e soprattutto vi diamo di conforti in alcune serate o magari invece quando si vince per provare a festeggiare, ma purtroppo in questo momento siamo più di conforto che di altro. Come detto, non mi perdo in preamboli, tant'è che ho già messo il sommario qua di fianco. Ergo, mettete like e iscrivetevi e partiamo. Ma in realtà ho fatto esattamente lo stesso sommario di quello dello stesso sommario di lunedì scorso, ho cambiato semplicemente la parola in altro, da sveglia a game over. Speravo che il Milan si potesse svegliare a 360 gradi, invece il Milan è andato dritto in questa settimana e si è andato a schiantare ancora una volta con le sue idee, che purtroppo l'han portato alla sconfitta. E parto dall'allenatore. Insomma che dire, il pensiero sul mister lo sapete già da tempo, è inutile che mi sto troppo a ripetere. Il ciclo del mister era finito gennaio scorso, ma un po' di sensibilità calcistica in più faceva capire che quel ciclo era finito lì, che si era riusciti a portar la nave in porto a maggio, ma che era esattamente una nave che stava andando alla deriva e che si era riusciti a trainare in porto, ma che non aveva più un motore, non aveva più vela, ma soprattutto non aveva più il comandante. Si è cercato di rifare la nave, lo scafo, le vele, i remi e quant'altro, ma non si è cambiato il capitano di quella nave, che era invece stato uno dei responsabili che aveva portato quella nave alla deriva. Ehm, Colpa di chi aveva fatto un rinnovo troppo presto, la vecchia dirigenza, ad anni troppo lunghi, a un ingaggio troppo alto, a colpa di questa dirigenza che ha confermato questo dirigente, nonostante si doveva capire che era la fine di un ciclo l'anno scorso. Se non gennaio, almeno maggio doveva essere la fine di quel ciclo, e invece non si è capito, o forse non si è voluto capire, ma ne parliamo nell'ultima o meglio dai, lo parliamo subito, se no poi sicuramente mi dimentico perché è l'1:47 e la rabbia per quello che è successo quest'anno in generale e ieri in particolare, rischiano di farmi dimenticare tanto magari di quello che voglio dire e forse lo dirò anche in maniera sbagliata perché andrò oltre, ma perdonatemi. È inutile che lo neghiamo. Chi fa Radio Rossonera è tifoso del Milan, quindi in primis vuole bene a questi colori e quando parla lo fa anche per questo. Però, forse l'anno scorso non si è voluto vedere pensando di poter dimostrare che con lo stesso allenatore, ma una rosa diversa, i veri, diciamo così, problemi di questa squadra fossero i giocatori o alcuni giocatori e i dirigenti passati. Non si è voluto capire, o forse non si è decisamente capito, che invece andava messo in discussione anche l'allenatore e nel caso cambiato tutto se si voleva cambiare. Cosa che andava fatta nel caso, proprio se si voleva, davvero fare una sorta di colpo di spugna generale. E invece si è tenuto un allenatore che ha finito con le proprie idee, tant'è che quando diciamo così, si è davanti a un errore, le cose sono 2: o si prova a risolvere l'errore o si cerca di fare qualcosa di grosso che possa nascondere l'errore. E il Milan purtroppo è andato verso questa strada qui. Ha sempre cercato di nascondere i propri errori e non di risolverli, cercando di buttare sotto un tappeto immaginario chili e chili di polvere che ormai sta esplodendo sotto questo tappeto, sotto vari aspetti, e ne parleremo tra poco, che poteva invece risolvere per certi versi con un cambio di allenatore già lo scorso anno, con l'atavica frase: "Sì, ma allora chi prendi?"
"Sì, ma allora chi prendi?" E allora, le frasi fatte nel calcio non portano mai a nulla, tant'è che il Napoli che ha cambiato 2 allenatori è andato incontro a una stagione tragica, la Roma che invece ha cambiato allenatore ha risvoltato la stagione da così a così. Quindi le frasi fatte nel calcio lasciamole come frasi fatte. Ognuno deve anche essere, diciamo così, figlio di se stesso. Il Milan dell'anno scorso doveva cambiare allenatore, perché gli errori dell'anno scorso li abbiamo rivisti quest'anno, identici e in parte esaltati, perché il Milan è stato ancora più offensivo, il Milan è stato ancora con meno fase difensiva, non con difensori scarsi, con meno fase difensiva, che ancora una volta ha costretto a tanti gol presi, brutte figure da parte dei difensori, brutte figure pure da parte del portiere ci siam messi quest'anno. Siamo andati incontro a partite mal giocate, partite preparate bene e mal giocate nel secondo tempo, partite rimontate, partite con tanti gol presi tipo il derby e tipo altre in altre circostanze, vedi Monza. Insomma, siamo andati incontro veramente a delle partite brutte, ma sono figlie di, e purtroppo è brutto dire, un certo tasso di presunzione che purtroppo il mister ha accumulato negli ultimi 2 anni, perché il Milan di Pioli dei primi 2 anni non è nemmeno parente, ma nemmeno lontanamente parente del Milan di questi ultimi 2 anni, perché il Milan di 2 anni fa non si sarebbe mai sognato di fronte a un avversario di andare dritto per dritto con le proprie idee, senza nemmeno considerare l'avversario. Era un Milan che si modellava all'Atalanta di Gasperini, era un Milan che se c'era da mettere il trequartista tattico lo metteva, era un Milan che si doveva coprire un po' di più si copriva e quando doveva attaccare attaccava, era un Milan più ragionato. E invece così è un Milan che si è esaltato troppo, in tutti i sensi, nella mediocrità, ma ne parliamo dopo, ed è un Milan che purtroppo è andato incontro a errori che si sono ripetuti, ma è inutile che stiamo a ripetere, quei difensori troppo lasciati da soli. Diciamo così, la partita di ieri è stata un po' la somma di tutto questo. Abbiam visto i soliti difensori lasciati da soli, alcune scelte che non sono abbastanza incomprensibili, tipo lo stesso Bennacer che se giovedì scorso non era stato visto come fuori condizione, dopo una settimana non può ancora una volta non esser visto come fuori condizione, altrimenti io no onestamente ad esempio quella di Bennacer non me la spiego proprio, perché è un giocatore che non ha le gambe in questo momento, non riesce a stare in campo. Perché esporlo anche a una brutta figura, al ragazzo? Cioè, il Davide Calabria che è un buon terzino, perché esporlo a una brutta figura facendogli fare la mezzala? Lasciali fare il terzino che è quello che più o meno riesce a fare. Altri giocatori del Milan sono stati messi in condizione di poter fare male e ne parliamo tra poco della rosa, si poteva fare sicuramente meglio. Detto ciò, ehm, insomma l'allenatore è giusto che saluti a alla fine di questa stagione, è giusto andare avanti ed è giusto non essere mediocri con la scelta del prossimo allenatore, così come non è giusto essere mediocri e dire: "Sì, ma chi prendo?" Perché il Milan non può non sapere chi prende nel caso, perché è il Milan. Ogni tanto dobbiamo ricordarci che tifiamo il Milan e non, con tutto il rispetto, altre squadre di Serie A, non voglio fare il nome, perché non è giusto, ma stiamo tifando tutt'altro e stiamo dirigendo tutt'altro, e che questo tutt'altro andrebbe messo davanti a tutto, sempre, prima dei propri aspetti personali, sempre, ma anche qui ne parliamo dopo. Ehm Sul mercato, se c'è un obiettivo numero 1 grosso, il Milan va lì. Se c'è Antonio Conte sul mercato, il Milan va lì. Poi non può non piacere Antonio Conte, ma allora va su un profilo di quell'esperienza, di quella capacità, di quella, diciamo così, dimostrazione di saper già vincere come Antonio Conte. Non va su Lopetegui. Non va su un allenatore di medio peso, non va su uno alla prima chance in una grande squadra, non va su un altro tipo di allenatore. Il Milan in questo momento storico ha bisogno di un allenatore già formato,
non è il Milan che è forte come società, come Galliani, Berlusconi, Braida, Ramaccioni, che può sopportare un allenatore che deve fare il salto, ma che è talmente forte economicamente e come dirigenza per supportare una scelta di questo tipo. Siccome il Milan in questo momento non ha la forza dirigenziale per supportare, perché lo stiam vedendo, ogni 4 mesi cambiano i dirigenti, quindi con buona pace di chi c'è, chi c'era e chi ci sarà, probabilmente si cambierà costantemente, io non so perché, ma ne parliamo dopo anche di questo. Ha bisogno in questo momento di una certezza forte, di un allenatore già formato e allora vai dritto da Antonio Conte. Se non Conte, uno tanto quanto Conte. Non si scappa per quanto mi riguarda. Uhm, sul giudizio sul mister rimando a martedì. Perché in tutto ciò c'è pure un derby da preparare. Vado avanti sui giocatori. Qui ne faccio una questione più mentale che tecnica. Il Milan tecnicamente poteva passare il girone di Champions League e lo ha dimostrato, perché poteva, facendo un gol semplicemente col Newcastle, col Borussia e non piantandosi per l'ennesimo infortunio col Borussia al ritorno, di passare il turno. Poteva passare con l'Atalanta in Coppa Italia, poteva fare un campionato migliore di questo, un campionato dove la prima dell'anno scorso è settima ottava, la seconda dell'anno scorso è settima ottava, dove la terza di quest'anno si è piantata da 2 mesi e mezzo ed è ancora terza, dove la quarta è con tutto il bene e il rispetto, ma una squadra del livello del Bologna, quindi una Serie A dove il Milan poteva fare comunque meglio anche di quei tanti punti che comunque ha fatto, perché se rivolgiamo il naso ne ha buttato in infinità per colpa sua, che poteva fare anche facilmente. È inutile che vi faccio l'elenco di Napoli, Lecce, Udinese e compagnia, è inutile perché tanto ce le ricordiamo. Quindi non è che non ha fatto i punti perché gli avversari erano nettamente più forti e li ha lasciati per strada, non li ha fatti per demeriti, perché invece aveva tutte le possibilità per farli. E i calciatori, che di questo sono in parte colpevoli e che tecnicamente invece sono all'altezza, in alcuni casi, spesso anzi, in questa stagione, hanno dimostrato di avere delle mancanze caratteriali, purtroppo. Perché se su 6 partite di Europa League il tuo avversario approccia meglio alla gara, è sì una questione tattica, ma è anche una questione caratteriale. Se il Rennes viene a Milano e approccia meglio, se il Rennes a Rennes approccia meglio, se lo Slavia a Milano approccia meglio e a Praga pure, se la Roma a Milano e a Roma pure la Roma, vuol dire che su 6 volte la squadra avversaria ha approcciato meglio alla gara e ci siamo riempiti la bocca, tutti, giocatori compresi, che queste erano le partite più importanti della stagione e nonostante questo si è approcciato male. Ora, questa squadra perderà anche dei non leader, ma diciamo così, dei giocatori con grande esperienza alla fine dell'anno. E i giocatori che in questo momento dovrebbero prendere e fare i leader di questa squadra, cioè i 25, 26, 27enni, 28enni di questa squadra, hanno dimostrato, chi più, chi meno, di avere delle lacune in questo. Purtroppo non lo sapremo mai se esploderanno anche caratterialmente, come in alcuni casi sono esplosi tecnicamente. Al momento molti di questi non l'hanno fatto questo passo. Questa squadra ha un bisogno tragico purtroppo, come l'aria, di avere un capitano. Questo Milan non ha un capitano da anni, o meglio in parte l'ha avuto l'anno scorso, senza fascia, ma è stato ceduto. Altra questione, non entro in questo, ma una squadra si fa anche di uomini, non si fa soltanto di giocatori che hanno buone, ottime caratteristiche, bravi a fare gol, bravi a correre, a ritornare, a passar la palla, eccetera, eccetera. Si fa anche di uomini e in questo momento il Milan ha un bisogno tragico di leader in campo che possono dare una sveglia tecnicamente, perché si fanno dar la palla e non hanno paura di fare, perché hanno la possibilità di dare una sveglia a voce e hanno la possibilità in settimana di tenere su il ritmo dei compagni. Ora, questa squadra che, boh, sarà
questa è veramente una cosa che una quisquiglia. Ma ma no, non la dico, se no sembra di essere anche banale e un po' qualunquista. La stavo buttando sui giorni di riposo, giusto per intenderci, che onestamente 'sta squadra ha avuto in abbondanza. Non è una cosa che non mi piace troppo, ma tant'è. Non penso che sia questo il problema di questa squadra, ma una delle. Ehm Fare il capitano del Milan non vuol dire portare una fascia al braccio e esibirla in giro per il campo, vuol dire essere leader di questa squadra. Il Milan ha bisogno anche di un capitano, ha bisogno di un giocatore forte in tutti i sensi. Ehm, Detto ciò, la rosa che sappiamo ha delle mancanze, ha dimostrato di avere delle mancanze, si spera che verranno colmate, l'attaccante, il mediano, il terzino destro, il difensore, eccetera, eccetera. Ma ha una base solidissima, di gran qualità, che se non verrà, diciamo così, non smontata, ma se perderà qualche pezzo, speriamo di no, ma ha una grandissima base per ripartire, con un allenatore nuovo e con un paio di innesti, soprattutto di buon peso. Vado sulla parte dei tifosi, che mi è molto dispiaciuto per come sono stati trattati e per come si sono trattati. Mi spiego un pochino meglio. Mai come quest'anno ci siamo divisi in fazioni e in fazioncine, in correnti, in correntine, in pro Tizio e contro Caio, mettendo a volte anche in secondo piano quello che in realtà dovrebbe essere davanti a tutti, cioè il Milan. Ehm Non mi è piaciuto che alcuni tifosi siano stati trattati come tifosi di serie B, come gente che non capiva nulla, ma non perché adesso magari si è dimostrato che alcune delle loro idee potevano essere corrette. No, assolutamente no. Come ho sempre detto, il rispetto vale per tutti, tutti. Non si possono trattare male i tifosi, non si possono trattare come gente di serie B se non la pensa come te. Ehm e anche qui non è un discorso qualunquista, è un discorso che il tifoso del Milan sarebbe ora che si mettesse, qui lo dico proprio papale papale, in tasca le proprie battagliucce su X o Y e tornasse a reclamare la diciamo così, il passaggio del Milan da squadra che si doveva risanare a squadra che non può più essere mediocre nei pensieri. La mediocrità non è per il Milan, lo è quando si deve risanare. Il Milan adesso non è mediocre, da 2 anni ha la possibilità di vincere, oltre quello che ha fatto 3 anni fa, ma 2 anni fa da 2 anni scusate, può puntare alla vittoria quando inizia il campionato. Quindi smettiamola di pensare come dei mediocri che ci vanno bene le striscine di vittorie e ci vanno bene il fare un gol più dell'avversario perché ci diverte e ci va bene, che, boh, non lo so, riusciamo a passare un mezzo turno fatto bene o fatto male, insomma. Ragazzi, dobbiamo smettere di essere, tifosi di una squadra che non c'è, perché quella squadra che tifiamo è il Milan. In questo momento bisogna tornare a essere tifosi del Milan e far sentire la propria voce in tutti i sensi, per reclamare che il Milan faccia anche un passo in avanti. Perché, no, stavo per dire un qualcosa di sbagliato, cioè, divisi si è anche più facili da ma uniti no. Detto ciò, e chiudiamo con la società. Come pensavo ho detto tutto, ma non ho detto niente nell'editoriale di oggi, ma era scontato perché l'ho fatto palesemente troppo caldo. Ehm, la società ha fatto molte cose buone, a iniziare dal mercato, che è stato sicuramente un buonissimo mercato e lo sappiamo. Ha sbagliato sull'allenatore, ha toppato in maniera clamorosa e la dimostrazione purtroppo è questa stagione. Spero che non si toppi l'anno prossimo.
Spero che qualche idea che c'era fino al recente passato di aspettare i risultati sia spazzata via, come purtroppo è stato spazzato via il Milan dall'Europa League. Spero che qualcuno si sia un po' ravveduto su qualche idea su quest'allenatore, tant'è che si sperava di poterlo confermare. Spero che si metta il bene del Milan davanti a tutti nelle prossime scelte e non per dimostrare che qualcuno aveva sbagliato e invece io sono meglio. Spero tanto che si torni a essere ambiziosi anche da parte della società, perché i conti sono a posto e quindi non vuol dire spendere e spandere, assolutamente no, ma vuol dire bruciare per vincere, che è una cosa diversa. Cioè iniziare la stagione con il bruciore di voler vincere qualcosa, con l'ansia quasi di voler vincere qualcosa, con la voglia atavica di vincere qualcosa e non di piazzarsi, perché in Serie A soprattutto il Milan è chiamato a vincere per come è costruito e come spero venga costruito. Quindi c'è bisogno da parte di tutto l'ambiente, tutto, di fare un salto e tornare verso un Milan più alto. Ultimissima cosa, la continuità che il Milan non ha avuto negli ultimi tempi porta ad avere anche risultati non continui. Sembra strano a dirsi, ma se una società non è continua fuori, non è continua in campo, non è continua come allenata, i giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Ehm, Come detto, non ho credo praticamente detto, quasi nulla, è stato quasi un discorso molto, molto generale. Però una cosa sulla società in fondo la volevo dire. Io spero di vedere continuità. Spero che il colpo Zlatan Ibrahimovic sia un colpo corretto, perché in questo momento non abbiamo la controprova, perché non l'abbiamo mai visto Zlatan come dirigente. Spero che il prossimo organigramma sia corretto e potenzialmente durevole nel tempo, perché il Milan è cambiato troppo in questi anni, troppo. E al di là di alcuni proclami, invece in realtà è cambiato poco per certi versi. Ehm, non so nemmeno come chiudere perché in realtà il mio pensiero va a lunedì e a non vivere un lunedì tragico. Tant'è che saremo pure a San Siro, ma questo poco cambia. Ehm, il Milan di quest'anno ha fallito, purtroppo. Tecnicamente ha fallito, perché uscire a novembre è un fallimento dalla lotta alla Serie A, perché uscire dalla Champions, dalla Coppa Italia, dall'Europa League è un fallimento. Ecco, bisogna metterselo in testa, è un fallimento, non pensare che sia un qualcosa che ci è capitato per sbaglio, capire gli errori, risolverli, non nasconderli, non dar la colpa ad altro, perché io sono strasicuro che da domani la caccia al colpevole va dritta su Pioli, e non per difenderlo, perché lo sapete, l'ho appena detto, insomma, non lo sto difendendo, ma sicuramente andrà tutta la colpa sul mister per scaricare il resto della compagnia. Ora, se invece di scaricarsi le colpe si analizza ciò che non è stato fatto bene, si andrà avanti migliorando, altrimenti si alzerà di nuovo ancora il tappeto e alè, giù ancora un po' di polvere, fin quando riscoppierà il tappeto e non si vincerà nulla per l'ennesima volta. Spero di essere stato no, chiaro no, onestamente non mi sono nemmeno piaciuto, co perché non ho detto praticamente niente di approfondito, ma insomma ci sarà il tempo purtroppo di approfondire tante tematiche che ci hanno coinvolto quest'anno. Ragazzi, cerchiamo di rimanere uniti e di chiudere al meglio questa stagione, di portare in porto la nave come si era portata l'anno scorso e poi di cambiare tutto quanto per provare davvero a ripartire. Buona giornata a tutti, buon venerdì e a presto su Radio Rossonera.